Basta. Adesso che la pianta comunque io un po' l'abbiamo stressata, ok, anche le radici, metto comunque questo di alghe, ci mettiamo questi sono naturali così. Porta qua lo riempiamo con la terra. Metti giù. Così mettiamo qua i meloni. Guarda c'è già la lumaca qua che voglio mangiare tutto. No, questa è la zucca. Spingi. Pentini di peperoni. Io non ho seminato i miei peperoni perché li ho comprati. Su tutte le piantine ho messo anche il humus di lombrico, mi piace molto nella produzione, no? Dopo aver fatto col humus di lombrico. Ho impiantato poi di piantine come ogni anno anche vicino qua di fianco alla casa, così quando piove io non devo andare fino in fondo all'orto di prendere un pomodoro per fare un'insalata ad esempio.
Io penso che preparare qualcosa da mangiare per i nostri bambini, una merenda speciale, magari quello che piace a loro, non è soltanto importante dal punto di vista nutrizionale, no? Che il bambino si nutre, ma penso che anche costruisce un rapporto molto stretto tra madre e figli, no? Preparare qualcosa con le nostre mani per una merenda, magari qualcosa che gli piacciono a loro. Comunque oggi facciamo questi mele, avevo questi mele che erano già ben maturi, ho messo l'uovo, lo yogurt, un po' di vaniglia, un po' di sale, ho messo anche un po' di zucchero e un po' di arancia. A me piace molto nei dolci, ragazzi, soprattutto questi che vengono fritti, ok? Sentire un po' di arancio. Penso che arancio si amalga molto bene con ogni ricetta, soprattutto questi dolci che vengono fritti. Allora ho tagliato le mele, come potete vedere la ricetta è molto semplice, ho aggiunto la farina, mettiamo un po' tutto all'occhio, così è importante che la farina sia bella compatta, perché sennò dopo non si attacca, ecco, la consistenza deve essere questa e mettiamo a friggere. È una merendina buona, questi mele si ammorbidiscono, per cui ecco qua, voilà, una merenda super super veloce. Sì, dimenticavo, ho aggiunto anche un po' di lievito per i dolci. Che manco sapevo dov'era. Bugiardo, sempre. Ragazzi, quando ho provato questo robottino, ho detto che questo robottino sarà la soluzione per tante persone, soprattutto per quelle persone che non hanno la disponibilità economica per comprarsi robot di ultima generazione. E questo lo trovo ottimo perché parliamo di un prodotto valido, ma di una fascia di prezzo molto bassa. Parliamo di una fascia di prezzo inferiore a 300 euro, ma un aiutino così sicuramente ve lo meritate. Parliamo di Eufy C10, è un robot aspirapolvere con stazione di aspirazione automatica. Ha un design ultra piatto e talmente sottile di circa 7,03 cm, per cui arriva ovunque e soprattutto è piccolo, compatto, anche se avete le case piccole. Ecco, la pulizia dei tappeti, la spazzola estensibile per gli angoli. Mi ha colpito molto la sua qualità, proprio i materiali con cui lui è stato realizzato. Nonostante parliamo di un prezzo molto basso, il robottino ha tutto ciò che gli serve, anche progettato per le case con gli animali. L'ho messo alla prova, mi ha aspirato anche i peli, i capelli, ho messo anche vari cereali sul pavimento e guardate come gira con tanta tranquillità anche sotto le sedie. Sicuramente il robot non ha varie telecamere, vari sensori, per cui magari anche l'evitamento dei ostacoli, ecco, non è come quelli di ultima generazione,
generazione, però se noi alziamo tutto dal nostro pavimento, che abbiamo bisogno soltanto per aspirarlo, ecco, questo robotino fa per voi. Sicuramente non ha per lavare il pavimento, però ecco, ci sono tante persone che hanno il robot aspira lava pavimenti, però usa di più l'aspirazione, che soltanto chi li aspira. Per cui questo robotino è semplicemente meraviglioso. La spazzola per la pulizia dei bordi ha comunque questa spazzola che esce dal corpo del robot e va sugli angoli dove c'è la battescopa, fa insomma il suo dovere. Allora non ha un vero sensore per riconoscimento dei tappeti, però ho notato che quando lui va sul tappeto comunque alza un po' la potenza di aspirazione. Stazione di svuotamento automatico, è molto compatto e molto piccolo, per cui se vi dà fastidio di vedere le cose più ingombranti nelle vostre case, questo sarà perfetto. Abbiamo una navigazione laser a punti e multi-infrarossi. C10 pulisce in modo efficiente e preciso, senza bisogno di intervenire manualmente. Abbiamo anche pulsantini direttamente dal robot che possiamo dargli dei comandi. Una applicazione semplice ma vasta. Ad esempio, se voi non siete molto tecnologici, con questa applicazione riuscite comunque a cambiare la potenza di aspirazione, mettervi la lingua che vi serve, vedere la mappatura della vostra casa e anche possiamo anche decidere ad esempio il punto dove non vogliamo che il nostro robotino va ad aspirare, ecco, no? Mettiamo proprio l'area vietata. Ho apprezzato molto anche la sua spazzola antigroviglio, ho guardato, ho fatto la prova con un po' di parrucca e qualche filetto mi è rimasto, però funziona alla grande. Ragazzi, vi lascerò tutte le informazioni nella descrizione del video. Sono proprio contenta che Yuffie ci ha pensato, ecco, di creare un prodotto così fantastico con un budget così limitato ed è giusto che ognuna di noi abbia un aiutino in casa. Inserendo il mio codice personale, codice sconto EricaC10, avrai 150 euro di sconto, per cui potrai acquistarlo a solo 199 euro. Tutte le informazioni le trovate nella descrizione del video. Guarda. Se facciamo così, questi più grandi li diamo alle galline, quelli più teneri facciamo adesso con le melanzane con la carne, buonissimo. Questo qua. Ah, ok, va bene. C'è una gallina non chioccia nera. Quest'anno ci sono anche tanti zucchini e vedo le piante proprio che producono tanto. Le facciamo crescere, così dopo le congeliamo per l'inverno. Ma invece non vuole uscire. Ci sono delle melanzane tante bianche. Adesso li raccolgo, andiamo in casa e facciamo una ricetta. Voi potete farlo anche con le melanzane viola, quelle classiche se non avete bianchi. Io preferisco bianchi perché secondo me sono più buoni. Vediamo se ci sono ancora. Andiamo anche in cetriolo così facciamo un'insalata.
respira profondamente. Secondo me. Allora, no, vai, mettiti su fuori. No. Su, mettitelo un po' più. Tieniti, no, un po' più giù, poco. E tienitelo bene premuto. Non respirare. Fai le mani. Basta. Mettiti sulla pancia. Sulla gamba. Sei scemo. Ma il cuore giù là è. E qua è. Non so. Tieni bene premuto. Basta. Io risento. Anch'io. Prova Prova a mettere schiaccia forte. Giù. Schiaccia forte. Schiaccia forte. Schiaccia. Mamma, c'è anche il coso della pressione, guarda. Addio, ho paura che ti gonfi il braccio. Mamma, poi guarda che mi devi curare tutte le cure mediche con i tuoi soldi. Te lo dico già, poi se muoio, Ho paura. io voglio prendere i miei amici. Vai. Ma non va. Prova, lascia. Vieni, va la lancetta. No. Ma perché non va? Perché non toccare bene. Ho grattugiato un po' di aglio e ho messo un po' di olio e spalmiamo queste melanzane. Voi se avete le melanzane di olio, quelle più grosse, mi cuocerà bene lo stesso, sempre melanzane lunghe però abbiamo bisogno per questa ricetta. Se voi lo avete leggermente più grosse delle mie, sicuramente riuscite anche a mettere questo ripieno sopra, ok? Io ho dovuto dopo mettere tutto insieme perché erano troppo piccoli. Ecco, voi se avete più grandi li mettete soltanto sopra come una melanzana ripiena. Tagliamo il pomodoro, mettiamo a soffriggere. Non ho messo né cipolla né niente, volevo comunque una ricetta più delicata. Sono le verdure che ho raccolto prima nell'orto, però potete mettere anche senza. E aggiungo anche un po' di basilico. Taglio i fini basilico e le volevo comunque una nota più fresca. Avevo in frigo un po' di formaggio brie, l'ho tagliato a cubetti e lo mettiamo sopra.
ultimi 2-3 minuti ho messo un po' di mozzarella Era sopra. come prima, ho fatto un po' di pasta con ragù bianco, ho sfumato la carne con vino bianco, ho aggiunto un po' di salvia. Vediamo. Guardate, da questo lato di casa i pomodori sono già cresciuti e volevo dirvi questo, nonostante io ho un piccolo orticello, sotto ho messo tutta la corteccia, no? E che magari può essere un'idea utile per qualcuno che magari non ha tanto spazio per creare un orto, no? Un po' più lontano dalla casa. Avendo la corteccia sotto, anche se è un orto, si presenta comunque, parlo di estetica, ecco, sta bene vicino a casa questo orticello se mettiamo la corteccia, perché non ti dà proprio la sensazione di un bello orto, no? Con terra, ma è un orticello più con designer, ecco, chiamiamolo così.